Naviganti del hobby, bentornati sul canale. Siamo giunti al puntatone della nuova espansione, che è una delle altre delle più discusse per HeroQuest, perché ha un'ambientazione che dopo vedremo è un po' particolare. Si intitola Le giungle di Deltrac, quindi tra un pochino andiamo a vederla. Vorrei innanzitutto ringraziarvi veramente tutti quanti per il sostegno, perché il canale ha superato i 3.000 follower, i 3.000 iscritti diciamo sul canale. Da giganti, ci siete? Allora, lasciamo che lui blateri, grazie, sì, siete belli, sappiamo tutti che siete qui perché ci sono io. Dunque, adesso andiamo a parlare di questa benedetta espansione che tutti stavate aspettando. Prima, cliccate su iscriviti o iscrivimi, campanellina, per cortesia, che non abbiamo tempo da perdere. Scusi, se lo fate siete tanto gentili. Allora, Francesco stava dicendo che è tutto bellissimo, bla bla bla, e quindi adesso lo lascio andare avanti a parlare. Ci vediamo dopo noi. Mentre parlo stiamo già raggiungendo i 3.002, quindi di colpo è esploso, quindi vorrei veramente ringraziarvi di cuore perché state sostenendo il canale, che più viene sostenuto e più ovviamente cresce senza ombra di dubbio, perché mi dà la possibilità di investire più tempo per il canale. Quindi grazie davvero, bando le ciance, via con la sigla. Allora ragazzi, ci siamo arrivati, le giungle di Deltrac, una delle espansioni più discusse di HeroQuest, in quanto ha un'ambientazione che un pochino esce dal classico fantasy, no? Allora vediamo subito di cosa si tratta. In poche parole, questo pack delle imprese, vi faccio vedere una zoomata sulla trama, dice che nella fitta giungla che circonda i monti sull'orlo della terra, un'antica civiltà nanica trova nuove radici. Un artefatto sacro e di grande valore per i nani rifugiati della rocca di Kellar è stato rubato e una calamità operata dal terrore si è abbattuta sul territorio. Le creature che abitano la giungla sono state rivestite di escrescenze cristalline e sono impazzite. Avventurati nei pericolosi territori delle giungle per eliminare la maledizione che ha colpito la regione. Sconfiggi il male, fai scelte coraggiose e prosegui sul tuo percorso verso finali unici grazie a una meccanica mai vista che consente di creare la tua avventura. Scopri quale vile segreto si cela nel profondo della giungla prima che tutto sia perduto. E vedete subito che nel contenuto ci sono veramente una pletora di miniature innovative, diciamo, per HeroQuest, e tra le altre veramente sembra una confezione generosa. Andiamo a vederla quindi all'interno, zoom all'indietro, così ce la vediamo e vediamo un pochino. Dunque, ovviamente all'interno del pack abbiamo subito dall'inizio i tiles. Questi sono praticamente i tiles che vengono utilizzati al di sopra del tabellone classico per trasformarlo, ok? E sono tiles fronte e retro, e come vedete ci sono delle zone di giungla veramente molto interessanti che fanno pensare anche a degli esterni, onestamente, oppure a degli interni di caverna, poi lo vedremo all'interno del gioco, molto profondi, perché ci sono stagni e tutto il resto, quindi insomma sembra veramente interessante. I tiles sono abbastanza grossetti, come vedete da questo, e quindi come sempre insomma la qualità è sempre la solita a cui Hasbro ci sta abituando. Un cartoncino di protezione
E poi andiamo subito a vedere il libretto che è veramente spesso, perché non me lo aspettavo neanche io così spesso, è veramente grosso. Ovviamente loro consigliano di utilizzare, scusatemi per la luce, la Companion app, che ovviamente si scarica gratuitamente, sempre formato orizzontale, e abbiamo una bottega dell'alchimista nella parte alta, con quindi carte nuove da vedere, e contenuto. Diciamo che qui ci sono praticamente gli eroi che devono attraversare queste pericolose terre selvagge della giungla dove vivono nani rifugiati della rocca di Kellar, quindi si va un po' a collegare alla rocca dell'altra espansione, ok? E poi abbiamo praticamente un bel po' di spiegazioni per i tiles, un giocare all'espansione delle giungle di Deltrak che ci va a spiegare come fare a utilizzare esattamente le istruzioni e diciamo le regole del gioco, e come vedete è abbastanza lunghetto perché ci saranno delle regole opzionali, ci sono degli alleati animali che possono combattere con noi, e poi c'è proprio questa nuova modalità che permette di cambiare i finali delle avventure e quindi di rendere ancora più longevo, diciamo, il gioco. E c'è una guida alle mappe dell'impresa e Mentor praticamente poi fa il suo messaggio, non ve lo spoiler così potete leggervelo quando iniziate, e anche qui iniziano le avventure con l'impresa 1 e andiamo a finire, attenzione, con l'impresa 16, quindi sono praticamente 16 percorsi. Poi c'è la conclusione A, la conclusione B e la conclusione C. Non fate fermi immagine per leggere, non vi spoilerate tutto. Ovviamente abbiamo la tabella con tutti i mostri, con le loro caratteristiche, e poi c'è un riassunto con le note sui mostri e il riferimento dei tesori e degli artefatti. E per finire progettate le vostre imprese, quindi vi insegna proprio a farle a modo vostro utilizzando la vostra espansione. Allora, vediamo un attimino finalmente le miniature. Ecco. Ma Goblin, tu da dove cavolo arrivi? Dal bagno. Ma scusami, beh, quindi poco fa eri tu che... perché ho sentito dei rumori mentre facevo la presentazione? Ti sbagli. Ok. Vediamo le miniature. Va bene, vediamo le miniature. Allora, beh, il primo che l'hai scoperchiato tu sembra quasi un Velociraptor e devo dire la verità, è fatto molto bene, diviso in una o due parti, c'è una mascella addirittura, che se la guardate è proprio divisa in varie parti la miniatura, e sembrerebbe anche una qualità direi superiore a quelle precedenti, nonché anche Goblin vedo che se le sta godendo, nonché devo dire la verità anche il materiale delle miniature è migliorato, è diventato molto più rigido. E devo dire, nonostante l'ascia sia comunque abbastanza gommata, questo è un materiale che comincia a essere veramente soddisfacente per le miniature. Tra le altre, guardate questo barbaro, che qualità che ha, cioè migliorata veramente la qualità delle miniature. Hai detto qualità? Sì, vabbè, mi sono sbagliato e mi correggono, intanto sai che io parlo a braccio. Smetti di parlare a braccio. Allora, ve le dico io le prossime. Allora, qui abbiamo una nanetta, prendi la nanetta. Ok, prendo la nanetta. E vedete che qua abbiamo delle nuove miniature che si sono praticamente... cioè, come posso dirvi, finalmente abbiamo dei nani nuovi. Ecco, questo è quello che volevo dire. Poi di qua abbiamo il nanetto maschio, perché quella è la nanetta femmina, e questo è il nanetto maschio. Vedete, eccolo qua, guarda che bello. Vedete qui. No, Goblin non si mangia. Vabbè, sembrava anche buono. E poi abbiamo anche la Barbara, prendila, eccola qua, questa è la Barbara, vedete, zooma, ecco, bravo. Vedete che è molto bella e soprattutto rossa. Ma cosa vuol dire? Rosso è il materiale? È la plastica. Sì, esatto, la plastica. E poi ci sono questi mostri che mi fanno un po' schifo, sinceramente, però sono fatti bene, dai. Sono fatti bene nel loro olore, sono belli. E poi abbiamo questi cristalli che mi ricordano anche quelli dei ghiacci miei e sono molto carini, perché vedete che sotto sono un po' bucatelli, però sono leggeri e vi fanno da
che mi fanno da. E questo è quello là del fuoco, guarda che fiammata. Che Sì, Goblin, ma pensi di andare avanti così anche con gli onomatopei? stai zitto tu che ti migliora il vlog. Poi qui abbiamo, vedete, delle pozze che potete poi con i tutorial che Francesco vi farà, delle pozze che vi faremo vedere come fare a rendere realistiche. E quindi anche queste sono molto belle, belline, belle, bellissime. E metti a posto quel dinosauro. Metti, ecco. Poi ci sono le carte, adesso andiamo a vederle, mettile da parte che dopo le vediamo. E leva via questa qua. Ecco. Ok, ho fatto. Tutto tuo. Questo c'è il gorilla che è gigantesco. Guarda che roba. Quanto pesa? Pesa, effettivamente c'è ragione, pesa, e anche una plastica bella, bella grossetta. Ecco, poi abbiamo il ragno inviperito. Perché viperito? Perché vedi che è impennato perché è arrabbiato, no? Guarda che denti. Ok, e poi cosa abbiamo? Cos'è questo? È una specie di serpente basilisco barra drago, vedi? È bello, è grande, no? Beh, rispetto alla mano, sì, è abbastanza grandino. È bello. Sì, vabbè, è bello. Poi qui cosa abbiamo? Tesori, questi mi piacciono tantissimo. Noi facciamo la collezione di questi, guarda, siamo pieni. Tesori su tesori, bellissimi, bellissimi. E poi qui abbiamo una statua, molto bella anche questa, che è bucata sotto. E vedete, guardate com'è ben fatta. Queste sono le candeline da colorare. E possiamo mettere dei finti liquidi, così facciamo finta che siano veri. E poi ci sono tutti questi adepti qua, che vedete, ci sono questi adepti, poi c'è questi arcieri. Fai vedere arcieri. Faccio vedere. È vicino, eccolo qua. Eccolo qua. Guarda, bello. Ti piace? Mi hai levato via i peli. Io non so, guarda che non ne mica tanti. E vabbè, e questa è il contenuto della scatola. Ora andiamo a vedere le carte che Francesco ve le mostra. Va bene, allora posso fare? Vai tranquillo tu. Va bene, allora faccio vedere le carte, ragazzi. Scusate, ma adesso ogni tanto bisogna che gli lascio un po' di libertà, che altrimenti poi si arrabbia e comincia a fare dispetti in casa, diventa un disastro. Allora, le carte: incantesimi del terrore, ne abbiamo 2, e abbiamo il canalizzare il terrore e la mossa dei viticci. Poi abbiamo, mamma mia, Goblin, ti ho veramente levato. Ci hai levato. Vabbè, tesoro, ne abbiamo un bel po', carte tesoro, eccole qui. Beh, in realtà non sono nemmeno tantissime. Ancora peli di Goblin. Stavo per far partire la scatola, Goblin. Perché sei fuori di testa. Ok. Trabocchetto, vedete? Ci sono cuori di smeraldo, un altro trabocchetto, antica reliquia nanica. Insomma, anche qui sono un po' di tesori nuovi, artefatti nuovi, che vengono anche questi divisi in... Beh, questi stavo ragionando io, scusate se ho avuto un attimo di silenzio, che stavo guardando, effettivamente si sta veramente ingrandendo tantissimo diciamo tutto l'elemento delle carte, e questo fa sì che potete utilizzarle anche dal set base in poi con veramente mi piace dire pletora, perché è un bel termine. Comunque veramente c'è una pletora gigantesca di carte che vi può permettere di utilizzare, insomma, le varie appunto pozioni diverse, potete aumentarle, diminuirle. Ci sono appunto i mostri che in fondo nessuno vi vieta di utilizzare anche all'interno di un dungeon inventato. Qui avete per esempio il Raptor e il Cyberfang, che sono sicuramente i 2 pet che potete utilizzare con le loro caratteristiche, vedete, e potete utilizzarli all'interno del gioco, e poi come vostri alleati. E poi ci sono le abilità di esplorare, e quindi le abilità dell'esploratore: percezione del pericolo, cacciare i tesori e fabbricante di trappole. E poi abbiamo l'esploratrice e l'esploratore nano. Guardate che qualità che hanno messo anche sulle carte, molto interessante anche come hanno cambiato per esempio il materiale. Andremo a vederlo quando le andremo a dipingere. Furia, ritorsione e frenesia per quanto riguarda le abilità del berserker, quindi abbiamo un barbaro berserker, ed eccoli qua, il berserker maschio e il berserker femmina. Direi, ragazzi, che abbiamo praticamente visto tutto. Posso lasciare diciamo Goblin fare il recap. Ti va, Goblin? Vai, faccio io. Va bene, allora quindi lascio fare a lui il recap, così se avete bisogno di qualcos'altro basta tornare indietro con il video, fare un film immagine, oppure chiedermi nei commenti, e io ovviamente andrò a riprendere, se serve,
qualcosa per farvelo vedere meglio, magari anche in un post, in uno short, eccetera eccetera. Ok ragazzi, io vi ringrazio tantissimo. Goblin ha fatto cadere tutto. Dai Goblin, fai questo recap che ce la caviamo. Ciao a tutti ragazzi. Navigatevi, alla fine queste giungle mi sono proprio piaciute. Perché in fondo non c'è niente di male a fare fuori con un barbaro qualche dinosauraccio e poi torniamo nel fantasy a vedere finalmente come ve la cavate contro i goblin del ghiaccio. Comunque, Francesco non c'è più e quindi vi saluto io. Sigla! We could be the warriors.